bordo di un Audi TT, la terza serie. Mi sento un po' a casa sinceramente, perché guardandola sia internamente che esternamente le linee più o meno sono quelle. Dentro principalmente è cambiato il cockpit qua, che abbiamo tutte le informazioni sullo schermo appena davanti il volante, e qui sulla plancia cambiano le bocchette molto più grandi, il tunnel è un po' più basso, la leva del cambio è simile, anche se qui abbiamo le S-Tronic mentre la mia è manuale. Però diciamo che se uno appunto ha un Audi TT qua si sente a casa, quindi può fare tranquillamente l'upgrade. Questa che sto guidando è la 2000 TF6 da 230 cavalli. Un po' di numeri: fa lo 0 a 100 in 6 secondi circa, a 370 Nm di coppia e una velocità massima di 250 km/h. La sto guidando da pochissimi minuti e quello che mi sorprende è il comfort. Questo esemplare in particolare monta un assetto Aibach Pro Kit, ma nonostante il proprietario mi dice che è molto rigido, e ne so qualcosa anch'io, su strade relativamente ben asfaltate lo trovo comunque confortevole. Il motore 4 cilindri non è nulla di nuovo, insomma, lo conosciamo bene. Ok, 4 cilindri, dicevo, lo conosciamo, ma qua è tutta un'altra storia. Questa TT non è propriamente tutta originale, è stata fatta una mappa Stage 1 Plus by Revo, sia motore sia cambio, ha un'aspirazione VR600 e si sente tantissimo. Mamma mia, in quinta si sente tutta aspirazione praticamente. Mamma mia. Poi quando hai strada, hai tenuta, hai un bel asfalto, magari un rettilineo, un sacco di cose tecniche. Non sto dicendo niente perché sono estremamente sorpreso positivamente, ovviamente, da questa TT, perché è tantissima roba. Dai, ma dai, no, ma dai, cioè, no. La guidabilità, torniamo un pochino seri, perché qua finisce che entro all'Adria International Raceway, che è qua di fianco, e butto giù un po' di tempi perché la voglia è quella. La guidabilità, questa macchina è basata su della Golf, la carrozzeria è rifatta tutta in alluminio, quindi guadagno in peso, siamo sui 1300 kg circa. Rispetto alla seconda serie che ho io è un pochino più corta, 4,18 m, e la cosa va a sopperire a un problema che si portano dietro tutte le TT, c'è la trazione anteriore. Qui la trazione 4 ti trasforma completamente la macchina. La curva che ho preso prima mi ha riportato subito all'interno in una maniera esagerata, praticamente è incollata all'asfalto e non la sto neanche spingendo più di tanto, quindi le gomme non sono neanche più di tanto in temperatura, sono poi gomme stradali, quindi ripeto, una tenuta esagerata. Altro aspetto positivo che mi aspettavo di trovare di alta qualità, ma qui siamo a standard. Il cambio, mamma mia, apprezzo tantissimo i DSG. Qui c'è l'S-Tronic, è praticamente il fratello, ha una precisione disarmante e con le modifiche fatte questa macchina guadagna tantissimo in cattiveria e in carattere, perché ragazzi non sembra una TT, ha un tiro completamente differente da quello che ti potresti aspettare. Con poche modifiche la macchina è completamente un'altra roba, cioè praticamente vivi a 6.000 giri praticamente, perché non puoi fare altro, non pensavo fosse così cattiva. Va bene tutto, va bene l'S-Tronic, va bene il DF6, va bene tutto, però porca.
difetto di questa, Madonna, super intuitiva, cioè va dove vuoi praticamente. Madonna, che bellezza, che bellezza. Questa macchina esteticamente è stata modificata, direi in maniera egregia. Facciamo un po' di pubblicità alla carrozzeria Azzolin, che salutiamo. La livrea è quella dell'Audi S1 4 che ha corso le appliche SPIC nell'87 con Walter Röhrl. Praticamente l'Audi è arrivata da debuttante e si è portata a casa non solo la competizione, ma anche demolito il record della pista di 20 secondi. La pista non è tra le più facili, le appliche SPIC in America è una delle cronoscalate più dure del mondo. Nel tempo via via è stata ammorbidita togliendo parti di sterrato e aggiungendo parti di asfalto, ma all'epoca era un vero casino, quindi l'Audi ha fatto un lavoro esagerato. E questa livrea mi piace molto perché ben si sposa sia col modello appunto che è della casa, sia con le linee. Sinceramente è molto azzeccata, e fare una livrea che copre abbastanza le auto in questa maniera e azzeccarla non è cosa molto semplice, sia per quanto ne riguarda le applicazioni sia proprio nella scelta della livrea stessa. Questa TT nuova attualmente si aggira su poco più di 50.000 euro. È una bella cifra perché si va a finire in zone pericolose, per citarne alcune Porsche. Però se piace, qui l'allestimento è praticamente al top, se il modello piace è da prendere. Io non la prenderei nuova, infatti la mia non l'ho presa nuova, la prenderei con qualche chilometro perché la qualità costruttiva è a livelli altissimi, dunque la macchina praticamente, anche se ha 40-50 mila km, praticamente si è sgranchita le ossa, non ha nulla. Cercate magari sull'usato qualcosa. La combo trazione integrale S-Tronic con questo motore è una roba fuori di testa, veramente, al di là delle modifiche fatte che sono molto leggere, questo motore ne può sopportare ben altre. La macchina è di una cattiveria, è una prontezza che non ti aspetti da una TT, ma proprio neanche un po'. Credo che questo sia il video dove ho parlato meno, e di macchine ne ho provate parecchie e ne ho provate anche di molto potenti, molto interessanti, però pensavo di coinvolgermi meno con una TT e invece sono sceso dalla mia, sono salito su questa. Fondamentalmente la macchina è più o meno quella, è migliorata sotto praticamente tutti i punti di vista. Le bocchette le avrei fatte un po' più piccole, ma qui sono dettagli insulsi, non contano nulla. Mi trovo praticamente sulla mia macchina più potente, messa giù meglio, con una potenza disponibile che fino ai 6.000 giri ci arrivi in un attimo. È fantastico, praticamente è un upgrade eccezionale della mia, e anche bianca. Non sembra una TT, non sembra una TT. Mamma mia, i centrali eccezionali. Lo scarico ha un downpipe a 200 celli, poi artigianali fino in fondo alle 4 uscite della TTS. Originariamente avrebbe 2 scarichi centrali. Come canta, ragazzi, madonna santa, sentite l'aspirazione a VR600 è molto grossa come aspirazione, quindi da sotto, seconda a 2000 giri, è un po' vuota, e acceleri e dici però è reattiva, mi aspetto la reattività. Mentre pensi che sia vuota, ti arriva un calcio nella schiena, il turbo va subito immediatamente in pressione. Una roba esagerata, ragazzi. Abbiamo un ragazzo qui che sta facendo ovviamente il suo lavoro, ma ci vuole fare un video, e allora gli facciamo. È una macchina eccezionale, la TT mi è piaciuta da sempre, poi l'ho acquistata, adesso ne sto provando una terza serie che devo dire sarebbe un'ottima alternativa alla mia nel caso volessi cambiarla, perché penso spesso è un po' scomodo eccetera, magari la vorrei cambiare e poi mi dico e cosa prendo? Un'altra TT, una terza serie potrebbe essere un'idea, e sinceramente questo motore qua, ragazzi,
di base dalle a casa i consumi sono dati a 16.9, ovviamente non esiste neanche per scherzo, sono molto più bassi. Adesso il computer di bordo mi informa che stiamo facendo di media i 9 km litro. Onestamente su una macchina del genere, che sembra una TT ma non lo è, sono anche tanti. Onestamente il motore è stato ottimizzato in maniera eccezionale, con la mia se spingo arrivo ai 6 tranquillamente, fare i 9 su una macchina del genere, ragazzi, non so cosa vogliate di più. Dunque la macchina mi è piaciuta, credo si sia visto un sacco, è paurosa, una potenza apparentemente sconfinata e tanta roba. Grazie per aver visto il video, se ti è piaciuto metti like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao!